Con lo scudetto ormai vinto e la finale di Coppa Italia come ultimo ed unico obiettivo rimasto in questo finale di stagione, l'Inter sta già cominciando a preparare il mercato in vista della prossima annata. Un mercato che sarà sempre più ad immagine e somiglianza delle idee di calcio di Christian Chivu, che dopo essere arrivato nello scetticismo generale la scorsa estate è riuscito a portare a casa un grandissimo obiettivo come lo scudetto e adesso speriamo che al fianco dello scudetto possa arrivare anche la Coppa Italia in un double tutto italiano. Un Christian Chivu che, notizia di questi ultimi giorni, è sempre più vicino al prolungamento di contratto con l'Inter, un prolungamento che segna di fatto la certificazione del lavoro fatto, della fiducia nei suoi confronti e che lo porterà, secondo le cifre che circolano in queste ore, a guadagnare dagli attuali circa 2 milioni a stagione fino più o meno a 3 e ad una scadenza che in questo momento è ferma a giugno 2027 e dovrebbe essere invece portata a giugno 2028. Questo anche per confermare una volta di più la tendenza di cui spesso si parla legata a Marotta, che non ama cominciare le stagioni con allenatori che poi vanno in scadenza di contratto. Se n'era parlato a lungo anche per Simone Inzaghi e direi che questo rinnovo che è pronto ad arrivare per Chivu va in quella direzione. Un rinnovo di cui peraltro praticamente entrambe le parti erano già abbastanza sicure da tempo e qui su Passione Inter, ve ne ricorderete se ci seguite ogni giorno, da ormai diverse settimane vi stiamo ribadendo appunto che l'Inter aveva deciso da tempo per il rinnovo di Chivu, il quale Chivu però aveva voluto rimantenere totalmente la concentrazione sul finale di stagione, chiedendo di fatto di rimandare ogni discorso di questo tipo legato al contratto e non solo alla fine della stagione per evitare alcun tipo di distrazione, prendendosi anche un rischio, tra l'altro, perché è vero che la fiducia e il buon lavoro erano comunque già emersi, però capite bene che un rinnovo di contratto stabilito e firmato un paio di mesi fa, diciamo così, o comunque un mese abbondante fa, con il mettendosi quindi al sicuro in vista del futuro, sarebbe stato molto più, diciamo così, vantaggioso per lui rispetto all'attesa della fine di stagione in cui magari con 2 scivoloni ulteriori in campionato rischi di perdere lo scudetto, la finale di Coppa Italia te la devi giocare, arrivi alla fine dell'anno dove potresti avere meno potere contrattuale, diciamo così, all'interno di questa trattativa. E invece Chivu è stato, devo dire, molto concentrato in questo e poi i risultati gli hanno dato assolutamente ragione. Tra l'altro il rapporto con lo spogliatoio e i senatori in particolare è saldissimo, con la dirigenza si trovano sostanzialmente molto bene, quindi quello che accadrà da qui in estate sarà il tentativo di mettere in piedi un mercato che sia un po' più ad immagine e somiglianza di Christian Chivu, con delle richieste molto precise, non tanto in termini di nomi quanto di caratteristiche dei calciatori sul mercato, con alcuni profili di cui vi abbiamo parlato anche negli scorsi giorni. Tra poco ci arriviamo su questo, prima vi do un'altra notizia che però questa so che vi piacerà forse un pochino meno, perché in queste ore stanno circolando sempre più segnali che portano verso l'idea di un rinnovo di contratto non solo di Christian Chivu ma anche di Piero Ausilio e Dario Vaccin. Questo perché dalla proprietà Octree è arrivato un ulteriore diciamo segnale di fiducia nei confronti del presidente Marotta, che peraltro ha vinto il suo primo scudetto in questa carica, il quale Marotta ritiene tutti i suoi, chiamiamoli colleghi di dirigenza, in particolare Ausilio e Vaccin, che sono un po' il suo braccio destro, diciamo così, li ritiene fondamentali per quella che è stata la costruzione di questa rosa, di questo ciclo negli scorsi anni e anche dei prossimi. Quindi, esattamente come Marotta riceve la fiducia da parte della proprietà, è sempre più probabile che questa fiducia a cascata ricada anche sul direttore sportivo e sul suo vice, che quindi potrebbero a loro volta rinnovare il contratto, si dice, fino al 2029. Questo lo vedremo, però cominciano a trovarsi sempre più conferme nell'aria anche in questa direzione. Di che cosa parliamo però all'interno di questo contenuto? Ho fatto un intro estremamente lungo e quindi adesso vi do il ben ritrovati, amiche e amici passione interisti. Vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace qui sotto, sul tasto iscriviti e se vi va a passare dal club, qui c'è il QR code da scannerizzare per entrare nella nostra grande community. Vi mostro una cosa adesso a schermo che rappresenta la base del discorso che voglio fare. Un tier maker, che chi ci segue da tempo sa di cosa si tratta, eccolo qua, nel quale ho cercato di suddividere la rosa attuale dell'Inter in 5 fasce. Blindati, da tenere, altra chance, in bilico e via subito. Premessa: la suddivisione delle fasce, della rosa in queste fasce, non è sulla base di quello che farei io.
e sulla base di quello che ad oggi sembra essere probabile che faccia l'Inter, perché io su alcune cose non sono particolarmente d'accordo, però è inutile parlare di quello che farei io, è meglio parlare di quello che farà l'Inter. Perché questo? Perché analizzando molto brevemente queste fasce di cui adesso vi parlo, ci permette di capire quelle che potranno essere le esigenze concrete dell'Inter a livello di mercato, a livello di ruoli e di caratteristiche, alle quali arriveremo una volta che chiudiamo l'analisi di questo tier maker, e quindi ci permette di capire anche che tipo di scelte potranno essere fatte nelle prossime settimane, quali dei nomi che circolano possono essere più o meno credibili per avere un'idea già del prossimo mercato. Anche perché nel contenuto che abbiamo pubblicato ieri sul nostro canale, torno un attimo a schermo intero, vi ho parlato anche dei dati probabili di bilancio di questa stagione che ci restituiscono una situazione molto positiva in vista dell'anno prossimo. Non vi sto a ribadire tutti i numeri, uno perché li trovate nel contenuto di ieri, due perché sennò andiamo lunghissimi. Quindi se ve lo siete persi vi invito a recuperarlo perché è davvero estremamente interessante. E passiamo allora all'analisi di queste fasce. Allora, i blindati secondo me ad oggi sono tre e sono Barella, Di Marco e Lautaro Martinez. Blindato inteso anche come colonna portante della squadra e mi verrebbe da dire quasi proprio del ciclo, cioè sono quegli uomini simbolo che fanno parte di questa elite che al momento ne prevede tre. Ce ne sarebbe un quarto su cui arriviamo tra poco, ma chiaramente sapete benissimo perché non può essere messo lì. Da tenere giocatori che verosimilmente rimarranno all'Inter: Akanji, Pio Esposito, Bonni, Çalhanoğlu, Sucic, Thuram, Zielinski, Bissek e Dumfries. Qui c'è già un asterisco da dover mettere che riguarda Denzel Dumfries, perché tra i vari nomi che si fanno per il mercato in entrata dell'Inter, uno di quelli più caldi, uno di quelli che ha maggiore gradimento a tutti i livelli della società è quello di Marco Palestra, che l'Inter sta puntando e che però ha una valutazione molto alta, motivo per cui, come già vi dicevo nelle scorse settimane, io non posso immaginare che l'Inter punti dritto su Palestra senza immaginare anche una cessione di Dumfries, perché non avrebbe il minimo senso. Quindi lo mettiamo lì perché poi al momento non sta filtrando nulla rispetto alla sua possibile uscita, però purtroppo, dico io purtroppo, è verosimile che la sua posizione possa scalare più in basso nelle prossime settimane. Altra chance, qui potrebbe esserci un Andy Diouf che comunque col passare dei mesi è andato un pochino in crescendo, Josep Martinez sul quale proprio in queste ultime settimane pare che l'Inter stia ragionando di rivalutare la sua posizione e poterlo addirittura promuovere a portiere titolare della prossima stagione, anche per risparmiare qualcosa rispetto all'investimento che poteva essere per esempio sul nome di Vicario, e quei soldi potrebbero invece essere messi da altre parti, una scelta che io tutto sommato comprenderei. E poi il terzo portiere di Gennaro, che è utile anche per le liste, io lo confermerei senza nemmeno dubitare, però anche lui vedremo cosa ne sarà. In bilico, qui devo mettere purtroppo il quarto dei giocatori che io avrei inserito fra i blindati, cioè Alessandro Bastoni, sul quale, come già vi raccontavo ieri, la pista Barcellona sembra essersi un pochino raffreddata anche per quello che arriva dalla Spagna, e questa per me è un'ottima notizia, però è inevitabile che almeno per il momento non si possa che inserire tra quelli in bilico, nella speranza, qui parla invece Simone, non parla l'Inter, o perlomeno l'importante in questo caso lo dico io, la speranza è che possa salire sempre di più all'interno di queste fasce. Carlos Augusto, un altro giocatore che io blinderei senza nemmeno farmi venire il minimo dubbio, sul quale però c'è l'ipotesi di un addio legata anche a delle pretese di titolarità e anche di dimensione economica, ma mi verrebbe da dire più che altro di minutaggio in campo, che il giocatore sembra aver avanzato nei primi colloqui legati al rinnovo di contratto. Si è parlato della Roma, qualcuno addirittura sta parlando di altre squadre italiane, ci sono comunque tante pretendenti anche all'estero, giocatore di cui io non mi priverei mai per tutta una serie di motivi, però per questa ragione al momento lo devo lasciare lì, così come lì lasciamo anche Luis Enrique, che se l'Inter dovesse cedere Dumfries e prendere Palestra, secondo me si alzano le possibilità che lui rimanga, perché altrimenti vorrebbe dire ribaltare completamente da zero la fascia destra, in un contesto di squadra in cui la fascia sinistra potrebbe perdere proprio Carlos Augusto, come dicevamo, e altri reparti subiranno delle modifiche, e adesso ci arriviamo con l'ultima fascia. Quindi vediamo. Se invece Dumfries dovesse rimanere e non si dovesse fare nulla, allora per me ci sono buone possibilità che sia Luis Enrique ad essere sacrificato per sopperire magari con un giocatore un pochino meno costoso a livello di cartellino. Tra quelli invece che andranno via subito ci sono chiaramente Acerbi, De Vrij, Sommer, Darmian, Frattesi e Mkhitaryan.
Due piccoli distinguo: uno riguarda De Vrij, al quale io personalmente farei un altro rinnovo di contratto anche solo di 1 anno, ma al momento sembra essere più vicino all'addio che non alla permanenza, e l'altro invece è Frattesi, che rispetto a tutti gli altri che sono giocatori che andranno via a parametro zero anche per evidenti limiti di età, ecco, Frattesi invece è un giocatore che ha esaurito, direi, la sua esperienza all'Inter, ma è uno di quelli che potrebbe portare un discreto incasso anche per finanziare nuove operazioni di mercato. Quindi è un profilo un pochino diverso, ecco, rispetto agli altri 5, questo intendevo dire. Quindi, a fronte di tutta questa grande panoramica, che cosa servirà sicuramente all'Inter? Beh, io direi intanto 2, se non 3 difensori centrali, perché l'Inter perderà Acerbi e De Vrij e anche Darmian, che comunque giocava spesso anche in difesa. Servirà un portiere, e qui bisognerà capire se titolare, perché appunto Joseph Martinez non viene ritenuto pronto, e a quel punto però potrebbero diventare 2 i portieri, perché a quanto pare Joseph Martinez non è più disposto a rimanere come vice, oppure un portiere solo come riserva appunto dello spagnolo, e poi 2 centrocampisti, dato che Mkhitaryan e Frattesi per motivi diversi, come dicevo, lasceranno. Se dovessero salutare anche i giocatori in bilico, che cosa si aggiungerebbe tra i giocatori da dover acquistare? Un altro difensore centrale, ovvero il sostituto di Bastoni, quindi tra l'altro un altro titolare, perché in mezzo al momento sembra che l'Inter voglia fare un altro colpo che non sia la conferma di Akanji in quella posizione, quindi un titolare in mezzo, un titolare eventualmente a sinistra per completare, e poi 2 esterni, perché di fatto andresti a perdere Carlos Augusto, che è un giocatore prezioso sia come vice del braccetto sinistro, ma anche come vice di Marco di fatto, e l'esterno destro di riserva o di Dumfries o di Palestra. Quindi capite che il numero di operazioni di mercato che l'Inter dovrà fare in estate è un numero considerevole. Mi verrebbe quasi da paragonarlo al numero di operazioni che l'Inter aveva fatto nell'estate che ha portato poi alla seconda stella, dove l'Inter ha cambiato letteralmente mezza rosa, ed è una cosa veramente inconsueta e devo dire anche molto complessa, perché immaginare di fare 12 colpi, mi pare che quelli di quell'anno fossero 12, e ribaltare di fatto mezza rosa non è facile, arrivando poi a un titolo così importante. I nomi che circolano in questo momento, tra quelli, vi dicevo prima, più o meno credibili. Allora, andiamo molto rapidi. In porta, Vicario, acquisto che l'Inter gradirebbe fare, ma verrebbe fatto, secondo me, solo in caso di addio anche di Joseph Martinez, quindi prendi un titolare, eventualmente Vicario, e valuti un secondo portiere, che a questo punto potrebbe essere Filip Stankovic, che è un portiere che secondo me ha poco senso portare a fare il secondo, perché lui dovrebbe giocare, essendo nel mezzo di un percorso di crescita, però è anche uno di quei profili che ti consentirebbe di risparmiare un po' a livello economico, perché come sapete ha una clausola con il 50% della futura rivendita che torna nelle casse dell'Inter, quindi sostanzialmente l'Inter lo pagherebbe la metà, diciamola brutalmente così, qualora lo acquistasse appunto dal Venezia. E poi un altro nome che è circolato soprattutto in queste ultime ore, ma di cui si era parlato anche in passato, è quello di Suzuki del Parma, che Chivu ha già allenato e che apprezza molto, dicevano, anche dal punto di vista umano, non solo tecnico. Al momento lo metterei come terzo in graduatoria fra questi tre, però i nomi che abbiamo adesso a disposizione sono questi. Personalmente darei una chance a Joseph Martinez, sia perché secondo me se la merita a livello di valori tecnici che ha fatto vedere in campo, sia perché, come dicevo prima, le operazioni da fare sono tante, quindi più risparmi in determinate posizioni in cui hai la possibilità di farlo, e meglio è. In difesa invece i principali 3 nomi sono Muaremovic, Hila e Solé, con il primo Muaremovic che è assoluta priorità. Io qui lascio una porta aperta per un possibile Mister X, perché è vero che Muaremovic è un giocatore giovane e interessante. Secondo me, a maggior ragione, se l'Inter poi dovesse cedere anche Bastoni, cosa che non mi auguro, non può presentarsi con una difesa che non abbia portato un nuovo giocatore veramente di status e di spessore. Tra l'altro in queste ore, a seguito anche delle parole di Marotta che diceva abbiamo capito di dover fare un mix tra giovani e meno giovani, ecco, il centrale di difesa potrebbe essere proprio una di quei ruoli nel quale
magari ragionare anche su dei giovani, però anche su un giocatore più esperto. Ci sono alcuni profili che si liberano a parametro zero, Konate del Liverpool, Rudiger del Real Madrid, lo stesso John Stones del Manchester City. Qui sto parlando di alto livello, ce ne sono anche di livello un pochino meno alto e quindi anche meno costosi, però lì secondo me l'Inter potrebbe fare qualcosa di interessante che al momento ancora non conosciamo a livello di nomi. A centrocampo abbiamo la maggior parte del materiale. Intanto Aleksandar Stankovic che tornerà e quindi sarà sicuramente un primo rinforzo. La disputa secondo me poi è fra due nomi per quello che sappiamo ad oggi. Il primo è Nico Paz, che è forse il sogno proibito, verrebbe anche da dire, perché costa tanto, poi bisogna trattare col Real Madrid, insomma c'è una problematica anche dal punto di vista dell'impegno nell'operazione, mettiamola così, e poi un altro giocatore che Kivu gradisce veramente tanto, che è Curtis Jones del Liverpool, di cui abbiamo parlato anche altre volte, quindi non ci torno. Profilo molto interessante che scade a giugno 2027, quindi attenzione anche dal punto di vista economico. Poi c'è Manu Koné, che continua ad essere apprezzato sempre dall'Inter, ma che secondo me costa un po' troppo per quelle che sono le caratteristiche che porterebbe. E poi per il momento vi lascio lì anche l'ipotesi Lorenzo Pellegrini, che invece sarebbe il low cost per completare il reparto, non certo il prossimo titolare. Sugli esterni, invece, esterni barra attacco, diciamo così, perché poi l'attacco è abbastanza a posto, Palestra è l'assoluto preferito, e poi c'è sempre l'opzione di AB, che darebbe darebbe caratteristiche diverse che ad oggi non ci sono né sull'esterno né tra gli attaccanti, anche se io fatico onestamente ad immaginare un Diaby esterno di un 3-5-2. Mi sembra veramente un po' troppo offensivo per essere posizionato in quella porzione di campo. Poi magari Kivu ha in mente di lavorarci e di cambiare delle cose, ma l'idea al momento che mi sono fatto è questa. Quindi la situazione della rosa, per concludere, ve la mostro. Queste dovrebbero essere più o meno le scelte dell'Inter, a meno di cambi che poi nelle prossime settimane potrebbero sempre verificarsi, come sapete. I nomi sono quelli che vi dicevo, le cifre, la base di tutto questo discorso, dati alla mano, sono quelle di cui abbiamo parlato nel contenuto di ieri e che poi vi lascio tra poco anche a schermo. Avete nel giro di un paio di contenuti sul nostro canale una panoramica davvero completa di quelle che sono le premesse ad oggi del prossimo mercato estivo dell'Inter, che sarà agli ordini di Christian Chivu e che dovrebbe essere gestito ancora una volta dal direttore sportivo Piero Ausilio, come vi dicevo all'inizio. Questo è quanto, ragazzi. Spero che questo macro riepilogo vi sia piaciuto. So che questi contenuti con le fasce, con i giocatori, stimolano anche tanto i commenti, quindi commentate, ragazzi, che vi leggo con molto piacere e vi risponderò qui sotto. Non dimenticate anche di lasciare un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, e se vi va di unirvi anche al nostro club su www.passioneinter.club o scannerizzando il QR code qui in alto. Nel club parliamo di queste cose non solo negli spazi che vedete poi qui pubblici tra contenuti e dirette, ma nelle nostre chat praticamente tutto il giorno, tutti i giorni. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio qui alla mia destra il contenuto di ieri da recuperare.